Buongiorno amici del canale. Ciao! Oggi non siamo in casa Magic Paint, No. Siamo in esterna, perché sarà il primo di 2 tutorial fatti appunto in esterna dove rifaremo un mobile per il salone, che è questo, con una credenza, e poi nell'altro tutorial ci saranno invece 2 pezzi che sono in una camera da letto. Sono venuta qui perché non si potevano spostare, perché la padrona di casa è una mia amica e mi dà carta bianca, e quindi sono molto felice di questo, e quindi quando le persone si fidano di me e mi danno carta bianca, io sono felice di creare anche un tutorial. Quindi sono venuta qui per farvi vedere come si lavora anche quando si colora in casa, perché una delle prime cose che mi dite è ma io non ho spazio, ma io non ho tempo. Ecco, oggi vi faccio vedere come si fa ad avere tempo e spazio organizzandosi, perché vi farò anche capire come si parte quando una cosa deve asciugare, una cosa deve essere carteggiata, senza fare polvere, senza sporcare, ma lavorando bene in autonomia. Se vedete abbiamo già messo i sacchi neri per terra, così non sporchiamo niente. Vero? Non sporchiamo niente. Non sporchiamo niente. Guai a noi, Partiamo. Partiamo. L'unico vincolo che ho avuto è il tono di colore. Perché? Perché deve star bene su questa parete, sull'ambiente che è bellissimo, carico. Infatti Franco fra un po' vi farà vedere anche il soffitto che è lavorato a mano e dipinto, è stato restaurato molto bene questa casa, quindi bisogna attenersi leggermente a quello che c'è, però posso osare. Quindi creerò su tutta la superficie, prima di iniziare a colorare, degli stencil materici usando la Metallic Cream, che poi verranno colorati, coperti, raffinati, e il piano superiore di questo bel credenzone lo voglio tenere a legno vivo. Perché? Perché è molto antico. È stato fatto l'antitarlo, l'ha fatto la padrona di casa, l'ha tenuto in quarantena, quindi si è fatto 40 giorni di antitarlo e la polvere non c'è più, quindi siamo sereni, tranquilli e possiamo iniziare. Quindi Emma, prendiamo la levigatrice con l'aspirapolvere e io organizzo un po'. Per lavorare bene in esterna, fuori casa, senza fare polvere appunto su tutto quello che c'è intorno, che è bellissimo, mi sono portata la mia levigatrice, la batteria a lato così non mi pesa, e l'ho collegata al mio aspirapolvere. Ora, quando faccio partire uno, parte anche l'altro. Metallic Cream, stencil già posizionato sull'antina e parto. Oggi è un po' più difficile perché non posso prendere il mobile, coricarlo sulla schiena, metterlo a favore mio. Chiaro che se dovete farlo in casa e siete più comodi potete togliere l'antina, la mettete in orizzontale e lo stencil vi verrà sicuramente in modo più preciso. A me oggi interessa ovviamente fare un bel lavoro preciso, però mettendo lo stencil direttamente sulla base linea e poi dovendo ancora colorare, modificare, fare la patina, si vedrà veramente pochissimo se per caso dovessi sbavare. Quindi non vi preoccupate, se fate la tecnica che faccio io oggi, diciamo che potete anche provare a utilizzare lo stencil in verticale. Carico la mia spatolina, metto qui un po' di Metallic Cream. La cosa importantissima è tenere lo stencil fermo, ma soprattutto non ripassare troppe volte sullo stencil, e se parto dall'alto vado verso il basso, non ripasso troppe volte. Ci sono dei metodi per far sì che lo stencil venga bello, perfetto. Questi sono alcuni. Vedete, io parto sempre dall'alto e vengo in giù. Questo è un metodo importante per fare uno stencil bello preciso. Primo stencil fatto, vediamo se sono stata precisa. Io lo fermo sempre da un lato e non da entrambi per toglierlo in modo più preciso.
Ora io girerò questa fogliolina quando sarà asciutto per andare a ricreare questo fiore completo. Basterà prendere lo stencil e girare al contrario in questo modo. Così questo fiorellino sarà perfetto, completo, andrà verso la parte superiore e andrò a rifinire questo stencil che va verso il basso. Farò lo stesso stencil su questa porta e su questa e dopodiché anche sui laterali, parte alta e parte bassa. Continuo. Oggi utilizzo due prodotti fantastici. Uno è il Crackling Gel e uno è il Crackling Paste, che sono una linea di prodotti che vanno utilizzati insieme, abbinati, della Poshmark Interior, la stessa azienda che produce anche i fregi, i cordoni, la Voodoo Band, e hanno questo prodotto esclusivo. Perché? Perché c'è un gel particolare che screpola la pasta. Quindi che succede? Che le crepettine di craquelin poi saranno leggermente più spessine, avranno più profondità e quindi anche se vado a creare una patina poi sarà tutto quanto molto in rilievo. È bello l'effetto che si dà. Ora io lavoro in alcuni punti miscelando appunto prima la superficie mettendo il gel craquelin, poi una volta che è asciutto passo la pasta sempre picchiettando, voglio avere un effetto molto discreto. Una cosa fondamentale è capire che quando si fa una patina del genere va poi contestualizzata. Cosa vuol dire? Stencil materico, pasta con craquelin materico e poi si stende il colore ovviamente in modo materico, senza coprire ma facendo esaltare tutto quello che già c'è. Quindi si lavora su più livelli. Io prendo un pennello Elizabeth, mi piace perché è bello morbido, puccio un pochino nel mio craquelin, poco per volta, vedete che l'effetto è abbastanza liquido, e vado a picchiettare dove voglio che poi ci sia la pasta a creare questo bel binomio e dove voglio che vengano fuori tutte le crepettine. Il mio craquelin è completamente asciutto e ora parto con la pasta. Lo picchietto esattamente come ho fatto col craquelin. Mi raccomando, veloci, perché se voi inumidite il craquelin sottostante e continuate a picchiettare, poi lo spostate, lo togliete e il craquelin non viene più bene. Quindi mi raccomando, omogenei, abbastanza spessina la pasta deve essere, però non state lì a inumidire troppo. Guardate come si crea sotto i vostri occhi velocemente la crepa. Il gel e la pasta craquelin hanno fatto il loro effetto e il craquelin si è creato dove io volevo. E quindi ora vado a coprire dappertutto con il rocher leggermente materico. Qua mi sono preparata una vaschettina dove mettere dentro sia colore che polvere Magic Star per renderlo materico, pennello per stendere bene il composto e una spugnettina tipo quelle marine. Questa non è marina, questa è una riproduzione della spugna marina, perché andrò a coprire tutta la superficie con questo tono chiaro prima di andare a poi colorare col tono definitivo, che però verrà alleggerito con il décapé, con le rovinature in alcuni punti e quindi ho bisogno di lavorare su più livelli. Questo è il motivo per cui sotto metto un colore più chiaro. Ne metto un po' nelle mie ciotole. Ovviamente giro, come faccio sempre, con il pennello, perché in questo modo miscelo ancora meglio la polvere e il colore. Ne metto un po' a caso, solitamente su un quantitativo del genere ne metto più o meno 2 cucchiai, più o meno. Potete anche iniziare a mettere e poi vedere se vi basta, se no aggiungete. Mi raccomando piano perché la polvere è veramente soffice e impalpabile. Come vedete qua il craquelin è veramente bello, guardate che crepe pazzesche. Ora cosa facciamo? Vado a stendere il colore materico con la spugna e il pennello e il colore normale, il colore senza nulla, perché in alcuni punti dove ho il craquelin non voglio andare a chiudere questa crepa, tapparla con la parte materica. Quindi
Faccio così, stendo, un tono bello omogeneo quasi dappertutto, nei punti in cui voglio coprire. Con la spugna ovviamente vado a rendere il tutto lavorabile, materico, non liscio, non piatto. Mentre se ho alcuni punti nella parte già craclata, posso andare anche a coprire semplicemente con il colore in purezza. Uso lo stesso pennello e non vi fate cogliere d'inganno, perché vi assicuro che la crepettina non se ne va, tornerà fuori nel momento in cui si asciugherà la pittura, perché la parte materica sarà sempre ben visibile. È arrivato il momento di colorare. Questo è il colore di base che verrà fuori fra un po' in alcuni punti. Abbiamo scelto per questa bella credenza 2 toni, il Madame e il Vin Brûlé, miscelati sia a pennello che acquerellando, perché non voglio avere una superficie totale, piena, uguale, voglio alleggerire i colori in modo differente. Mi raccomando, per questo tipo di tecnica è importante girare benissimo i colori. Io li ho già girati prima, li uso in purezza, ma ricordatevi di girarli ogni tanto. Inizio col Vin Brûlé. Ovviamente nelle parti interne del cassetto andrò poi a pulire e a rifinire più tardi. Si lavora con una superficie abbastanza umida e si vanno ad alleggerire i colori a piacimento. Qua di regole non ce n'è. Deve essere bello, totale, coprente, ma non ci sono tante regole. Deve piacere a voi il tono che viene fuori. Mi raccomando, nelle intersezioni di quando finisce un colore e ne inizia un altro, tenere tutto umido. Prendo anche il Madame e vado in alcuni punti a miscelarlo. Guardate quanto è coprente, anche diluito. Diluito nel senso che ho spruzzato il colore. Vedete come cambia il tono? Guardate qui, che sfumatura stiamo ottenendo. Dall'altra parte e li metto in questo modo. Asciugando cambierà e asciugando potremo ancora modificare il tono. Io mi tengo 2 pennelli in mano. In questo modo posso scambiarli e modificare il tono a mio piacimento. Qui continuo ancora un po' con il mio rosa. Ma in certi punti riparto già col mio vinaccio. Sentite quanto tiro il colore, quanto copre, ma quanto tiro anche io il colore. Questa è la parte più divertente, miscelare i colori e renderli perfetti per la propria casa con pennelli asciutti e bagnati. Ecco qua. Vedete, ora sta tirando il colore dove sono partita prima e ora posso anche ripassare per asciugare e definire il tono.
Scendo perché non devo assolutamente lasciare l'antina che si asciughi. Sul piedino voglio essere un pelino più scura, quindi parto col Bean Brûlée. E mi collego alla parte superiore. Sfumiamo con il Madame tutto intorno. Non è detto che mi piaccia, ma faccio un test. In alcuni punti voglio sfumare e alleggerire prima di andare ad anticare. Vedete? Mi piace. Effetto ottenuto semplicemente con la spugna pulita e acqua. Adesso passo al prossimo step, anticare, però antichizzo solo in alcuni punti, solo nelle parti più scure dove dovrebbe esserci l'ombra. Prendo un po' di corteccia e lo metto qua, un po' di Nuit Parisienne e lo metto qua, li miscelo e poi spruzzino e mi passi anche un panno in microfibra per alleggerire. Abbastanza acquoso e vado ad anticare solo dove mi serve, tipo negli angoli. Ovviamente alleggerisco subito, che non voglio che sia troppo sporco. Con questo metodo è proprio veloce la mia anticatura, non voglio andare ovunque, voglio andare solo dove mi serve, solo in alcuni punti, ma l'anticatura va fatta in profondità. Essendo una base non omogenea, ma essendo che alla base ho già tantissimi colori, guardate con una veloce passata di anticatura come cambia completamente il mobile. Adesso andrò avanti e farò questo effetto in altri punti, sicuramente nelle cerniere. Vedete che sfregando viene già leggermente fuori in alcuni punti anche la base del colore, la base più chiara, guardate come è cambiato. E faccio questo effetto in tutti i punti che voglio leggermente alleggerire. Faccio anche qua, prima do una spruzzata per facilitarmi il lavoro, anche qua. Alleggerisco subito perché non voglio macchiare, in modo molto leggero. Ecco qua, guardate. Visto quanti colori ci sono e come cambia, continuo.
Per ora mi piace, ma non è ancora finito, serve ancora una leggera usuratina. Adesso in questo piattino metto gli stessi colori che ho usato per fare l'anticatura e il lavaggio e ci faccio il lavaggio sul piano superiore, perché mi piace, ma lo voglio un pochettino più, diciamo, scuro seguendo sempre i toni scelti per il nostro mobile. Un po' di corteccia, pochissimo Nuit Parisienne, proprio poco, e un pochino di acqua, perché sapete che il lavaggio va fatto acquoso in modo che il legno assorba nelle proprie vene il tono di colore, quindi se lo facciamo troppo pastoso poi non viene bevuto dal legno. Parto da qua dietro, così testo il colore. Ovviamente ho preso il corteccia perché, avendo utilizzato dei toni rossicci, voglio che il legno sia comunque caldo. Quindi non ho preso un altro tipo di marrone, ho preso un marrone che sia comunque con un tono caldo. Chiaro che scurendolo leggermente con Nuit Parisienne diventa un po' più moderno, non classico. Viene bevuto molto bene dal legno, finisco questa fetta e poi lo alleggerisco delicatamente col pannettino che ho in mano, il pannettino sporco già di colore che ho già utilizzato prima per fare il lavaggio su tutto il mobile. È sempre importante partire dalla riga dove finisco, così si alleggerisce e non si va a macchiare troppo. Guardate che bello che è questo legno adesso di questo tono. Non è più come prima scuro, dove non si vedeva il legno, adesso il legno si vede ed è perfettamente in linea con il tono scelto per il mobile, con i toni rossicci del vin brûlé, del madame. Diventa un tutt'uno. Congiungo le fette di colore, anche qua. E rifinisco da questo lato. Parto subito dalla fetta che congiunge due toni e, come potete vedere, non si vede il dislivello del primo punto colorato e del secondo, perché li ho alleggeriti in tempo. Quindi mi raccomando, seguite questo consiglio per evitare di avere dei toni differenti di colore quando si lavora sui legni lunghi. Finisco la parte frontale. Voglio anticare questo mobile, ma non voglio esagerare, nel senso che voglio tirar fuori il colore di fondo, ma non voglio rovinarlo troppo, perché questa sfumatura di colori rosacea, rossastra mi piace tantissimo. E poi non so se Franco vi ha fatto già vedere il mobile che c'è di fronte, però a me piace tantissimo e quindi ora che sono diversi ma sugli stessi toni si sposano veramente bene. Quindi pannettino umido per non far polvere, una spugna abrasiva, lei è grezza, grossa, però è molto usata, quindi non gratta tantissimo, per far meno fatica. E vado sui bordini. Come vedete è proprio leggera questa cosa che faccio, è solo per dare luce, solo per dare un po' di luminosità. Non è un décapé, non è un'anticatura forte, è solo un modo per tirar fuori un po' di tono di fondo e farlo brillare senza dover mettere ulteriori colori. Vado qui, dove c'è la porta. Dove c'è lo stencil, poco poco. Stessa cosa sul pomello. Parti laterali. E ovviamente la stessa cosa anche sugli altri cassetti e sulla porta centrale, dove c'è il fregio, fatto con lo stencil. Poco, solo una carezza.
continuo di là. Prima dell'ultimo tocco vado a proteggere tutto il mobile, lo proteggo con la cera Jasmine perché la proprietaria di casa me l'ha proprio chiesto espressamente. Adoro la finitura a cera, adoro il profumo della cera Jasmine e mi ha anche detto, se fra un annetto dovessi vedere in superficie che c'è qualche graffietto, io ridò la cera, la lucido, così torna sempre nuovo. Ed è saggia, perché è vero, è così. Quindi se un annetto fa avete fatto un mobile protetto a cera e qualcuno ci ha sbattuto le chiavi sopra e si è graffiato, nessun problema. Voi ripassate la cera come sto per fare adesso io e lo massaggiate. Tornerà come prima. Ovviamente adesso vedrete il legno ravvivarsi, proteggersi, quindi prenderà un tono ancora più bello, profondo e caloroso. E ovviamente la stessa cosa succederà anche sulle parti rosse che sono state tinte. Vedremo tutto bello, bello, vivo e vitalizzato. L'ultimo tocco, ma uno dei più importanti di oggi, è la cera regina. Cosa faccio? La riposiziono mettendo lo stencil che ho messo come primo passaggio stamattina. Vedete che si incastra perfettamente nel solco dove ho messo stamattina la Materic Cream e a dito vado a stenderla in alcuni punti. Perché a dito? Perché viene meno precisa, meno intensa, perché voglio qualche tocco di luce ma non voglio che sia troppo forte. In questo modo, rimettendo lo stencil, non rischio neanche di sbavare. Ora non vedrete un granché, ma quando poi andremo a togliere la mascherina e la luce colpirà lo stencil, si vedrà tantissimo. È veramente un passaggio facilissimo da fare, quindi se vi piace il dorato, ma non troppo forte, non troppo accecante, discreto e che dia dei tocchi di luce al mobile, questo è veramente il passaggio perfetto. Come vedete non vado a fare un vero e proprio lavoro preciso, passo proprio col dito a sentimento. In questo modo non rischio di sbavare neanche un po'. Veloce, ancora qualche dettaglio. Se volete su alcuni punti dare ancora più luminosità, potete aggiungere un po' di principessa. Io non la metto dappertutto, la vedo solo in alcuni punticini dove voglio che sia più luminoso. La principessa è un oro più brillante, un pelino più acceso e quando batte la luce illumina ancora di più. In questo modo ci saranno due effetti differenti. Dove c'è la regina è un pelino più discreta, seppur dorata. Dove c'è la principessa brilla di più. Ovviamente a vostra discrezione scegliete o di mettere entrambe o solo una delle due. A me piacciono così oggi, tutte e due. Ancora qui e qui. Togliamo. Vedete in alcuni punti dove ho messo la cera principessa batte ancora di più la luce e si illumina ancora di più. Anche questo restyling È finito. siamo state veramente brave oggi. Sì, molto. Precise, finito in giornata, così non mi riconosco. Solitamente tra una pausa caffè e un'altra ci prendiamo il tempo per rilassarci e pensare a quello che bisogna fare sul mobile, no? Però in realtà oggi era già tutto quanto preventivato. Avevamo già più o meno colto la tonalità, anche se poi abbiamo cambiato alla fine. Abbiamo già capito dall'inizio quale sarebbe stato lo stile che avrebbe preso il mobile, quindi è stato veramente facile. Non abbiamo fatto neanche troppo polvere, no, abbiamo aspirato quando era ora di aspirare e non abbiamo neanche slavato troppo il pavimento, anzi siamo belle ordinate. Quindi un lavoro del genere si può fare in giornata, potete iniziare la mattina e finirlo entro la serata. Questo lo dico perché spesso mi dite ma chissà quanto tempo ci vuole, io non ho il laboratorio, la casa poi in disordine la settimana. No, in una giornata si può tranquillamente fare, ok? Quindi valutate bene le tempistiche, ovviamente dovete asciugare con il phon, ma si fa anche in giornata un restyling come questo. Mi piace tantissimo, spero anche la padrona di casa e niente, come al solito diteci nei commenti se volete vedere altri tutorial come questo, se volete qualcosa di differente. Ricordate che i prodotti che avete visto non si trovano su Amazon. Ma dove? Solo sul sito magicpaint.it. Che questa è la novità, perché ci sarà finalmente un unico grande sito che va a raggruppare tutto, i rivenditori Magic Paint italiani suddivisi per regione e il sito internet dove potete comprare Magic Paint, quindi non c'è più
il dover ripetere fino allo sfinimento, no Amazon ma sul sito, ma andate direttamente sull'unico sito italiano magicpaint.it, da altre parti non c'è. Dici ciao. Ciao. Ciao.